Le visite mediche per il grande ritorno di Lukaku all'Inter, Skriniar PSG, alcune cessioni che si sbloccano e altri arrivi in programma a Milano in nerazzurro, poi anche un aggiornamento su alcune cose a cui stiamo lavorando in Passione Inter, tra cui anche il discorso degli abbonamenti tra DAZN e le altre piattaforme per seguire tutte le partite dell'Inter in vista della nuova stagione ormai alle porte. Tutto questo all'interno dell'episodio di oggi, nel format che ci avete chiesto a gran voce per iniziare al meglio la nuova settimana con un riepilogo veloce delle notizie più importanti, quelle principali che dovete sapere sull'Inter e anche su Passione Inter, ovviamente in vista di questa settimana. E quella che si apre oggi, amiche ed amici interisti, è sicuramente una settimana, probabilmente una delle settimane più importanti per quanto riguarda il mercato dell'Inter, quindi il mercato dell'Inter è al centro anche di questo contenuto di oggi, prima di spostarci poi invece, come vi dicevo, sulle altre notizie e sulle altre novità. Prima di partire vi chiedo subito di sostenerci con un bel like all'episodio di oggi. Se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, stiamo per raggiungere un altro traguardo insieme, quindi mi raccomando, iscrivetevi subito, così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti quotidiani, neanche una delle nostre dirette, tutti i giorni live dalle 19:30, anche qui con alcune sorprese in arrivo e vi aspetto. Partiamo dall'inizio, allora, andiamo subito dritti sul mercato e partiamo con la notizia più imminente, potremmo dire, ovvero il passaggio di Sebastiano Esposito dall'Inter all'Anderlecht. Sebastiano Esposito, che nell'ultima stagione è stato in prestito al Basilea, invece adesso è atteso proprio in queste ore in Belgio per le visite mediche e poi le firme sui contratti con l'Anderlecht. La formula dovrebbe essere quella del prestito con un diritto di riscatto, ma con l'Inter che poi manterrebbe la possibilità di riscattare nuovamente Esposito pagando circa 1 milione di euro in più. È una pratica piuttosto comune che viene utilizzata anche per ripagare la valorizzazione del calciatore eventualmente, e quindi attendiamo poi soltanto gli annunci ufficiali per avere tutti i dettagli anche su questa formula. Non ce ne voglia Sebastiano Esposito, però questa è soprattutto la settimana di Romelu Lukaku, perché mercoledì è atteso Lukaku a Milano, visite mediche tra mercoledì e giovedì, quindi tutte le firme, l'ufficializzazione poi del grande ritorno un anno dopo l'addio per 115 milioni di euro, un giocatore, una richiesta esplicita anche di mister Simone Inzaghi, che ha spinto tantissimo per riavere il belga, con il quale ha lavorato soltanto una decina di giorni durante la scorsa estate, e attorno al belga l'Inter e Simone Inzaghi vogliono costruire l'attacco di questa stagione. Dovrebbe essere poi in ritiro già tra il 10 e l'11 luglio, a ridosso della prima amichevole contro il Lugano. Vedremo se ci sarà Lukaku contro il Lugano oppure se dovrà attendere la partita successiva in programma il 16 luglio. Noi su Passione Inter siamo anche pronti ovviamente al momento dell'annuncio a lanciare la nostra campagna social affinché Lukaku mi rimborsi la maglia che ho comprato la scorsa estate. Sto scherzando ovviamente, ma scherzi a parte, di Lukaku però avremo modo di parlare poi in maniera anche più approfondita in un altro contenuto che arriverà in queste ore sui nostri canali. Insieme a Lukaku poi dovrebbe svolgere le visite mediche, o comunque nelle ore immediatamente successive, anche Christian Aslani, centrocampista classe 2002 in arrivo dall'Empoli in nerazzurro. Di Aslani ha parlato benissimo nei giorni scorsi, lo abbiamo commentato anche in diretta, Lele Adani, che in poche parole ha detto che l'Inter e gli interisti non si rendono conto ancora di quanto è forte questo nuovo acquisto messo a segno dall'Inter, e non vediamo sicuramente l'ora di scoprirlo. Qualcuno parla tra l'altro anche di visite mediche in arrivo anche per Raul Bellanova in arrivo dal Cagliari. Al momento personalmente non ho conferme, ma comunque diciamo che con le tempistiche anche qui ci siamo quasi, perché è un'altra operazione chiusa dall'Inter. I dirigenti dell'Inter, lo sappiamo, vogliono avere la rosa quasi al completo o possibilmente al completo già per l'inizio del ritiro, quindi mancano poco più di 10 giorni e ci siamo quasi. Da questo punto di vista, per cui attenzione anche al fronte delle cessioni. Per Sensi è in programma un nuovo incontro già in queste ore che potrebbe sbloccare il trasferimento in prestito al Monza. Dovrebbe essere un prestito secco senza opzione per il riscatto in favore del Monza. Sono un po' deluso sinceramente perché
Speravo che l'Inter potesse raccogliere e incassare qualcosa da questo trasferimento, però d'altro canto chi spenderebbe oggi 10-12 milioni di euro per un calciatore che sappiamo si porta dietro le incognite che abbiamo visto nelle ultime stagioni. Attenzione poi a Pinamonti, perché si sta scaldando molto la pista Atalanta per Pinamonti, anche i dirigenti dell'Atalanta, ma è una pratica abbastanza comune ovviamente, soprattutto in questo mercato, in vista di una stagione così particolare, vogliono chiudere le operazioni prima dell'inizio del ritiro, soprattutto per quanto riguarda le operazioni principali. Per l'Atalanta l'attaccante è una priorità. Al momento c'è distanza tra Inter e Atalanta sulla valutazione del cartellino, ma se ne parlerà proprio in questi giorni, in questa settimana, e alla fine la sensazione è che si potrebbe raggiungere un accordo vicino ai 20 milioni di euro, che è la richiesta avanzata dall'Inter, all'interno però di un'operazione che potrebbe essere impostata con un prestito oneroso, quindi si pagherebbe una cifra subito per il prestito, e poi l'obbligo di riscatto che scatterebbe tra un anno. Un'operazione simile a quella che è stata impostata per Gosens lo scorso gennaio. Attenzione però purtroppo, visto che stiamo parlando di cessioni, perché sta entrando nel vivo anche l'operazione Skriniar PSG. Lo stiamo leggendo praticamente ovunque. In queste ore la Gazzetta dello Sport ha parlato anche di un rilancio nuovo da parte del PSG, pari a 60 milioni di euro più il cartellino di Julian Draxler, trequartista tedesco, un'offerta che è stata rifiutata dall'Inter, ci mancherebbe pure, direi io. Già tra martedì e mercoledì però potrebbero entrare sempre più nel vivo questi contatti e sempre più nel vivo questa trattativa, e si potrebbe avvicinare veramente la conclusione per questo trasferimento. Il giocatore ha già sul piatto un ingaggio praticamente triplicato dall'offerta ricevuta dai parigini, quindi la situazione è molto molto calda. Una cessione, quella di Skriniar, che non smetteremo mai di ripeterlo, sicuramente è pesantissima, e al di là di quello che incasserà l'Inter perde con la partenza di Skriniar un difensore fortissimo, ma anche una colonna portante di interismo e non solo all'interno dello spogliatoio. Dall'altro lato però cerchiamo di guardare avanti anche con un pizzico di fiducia, perché comunque l'Inter sta allestendo una squadra che potenzialmente sarà fortissima, perché se dovesse sbloccarsi Skriniar già nelle prossime 48 o 72 ore o poco più, si entrerà immediatamente nel vivo anche dell'operazione Bremer, con l'arrivo di Bremer sempre molto vicino. Io sono abbastanza ottimista sull'operazione Bremer. È previsto un nuovo incontro già in questa settimana col Torino, e è molto legata alla situazione Skriniar, quindi la partenza di Skriniar può sbloccare Bremer, ma non è da scartare anche un affondo immediato anche su Milenkovic della Fiorentina. Oltre ovviamente poi alla situazione di Dybala, che invece rimane più legata ad Alexis Sanchez in particolare, ma comunque rimaniamo fiduciosi anche qui, anche sull'arrivo dell'argentino a parametro zero. Per cui alla luce di questo e di queste discussioni vi voglio mostrare, per chi ci segue su YouTube, ve lo leggo, mentre per chi ci ascolta in podcast, la situazione a livello di formazione dell'Inter ad oggi. Inseriamo nel format di oggi anche questo nuovo format, sperando che vi piaccia e che possa essere di vostro gradimento. Quindi lo facciamo oggi, prima che poi la settimana entri nel vivo, e quindi potranno succedere tante cose, e lo terremo aggiornato poi strada facendo. La situazione dell'Inter ad oggi come formazione vede in porta Onana ed Andanovic, in difesa Skriniar con un grosso punto di domanda e D'Ambrosio sulla destra, De Vrij anche lui in bilico, da tenere d'occhio la situazione, si sta parlando anche in queste ore di Manchester United e non solo. Alle sue spalle c'è una casella vuota che al momento potrebbe andare a Zino Van Oisden, ma potrebbe esserci anche un nuovo innesto, tra poco vedremo. Bastoni e Di Marco sulla sinistra. A centrocampo l'Inter avrebbe sulle corsie Gosens e Darmian a sinistra, Dumfries e Bellanova a destra. Gosens, tra l'altro, che per me in questo momento è stato anche molto sottovalutato da molti interisti, mentre lui è carichissimo e sta lavorando fortissimo per potersi riprendere anche la nazionale in ottica mondiale, quindi attenzione a sottovalutarlo. A centrocampo Çalhanoğlu e Mkhitaryan nella coppia per la mezzala sinistra, Brozovic e Aslani la coppia in mezzo al campo, Barella e Gagliardini l'altra coppia di centrocampisti come mezzali. In attacco poi, dicevamo, Lautaro, Lukaku, e alle loro spalle Correa e Dybala, con un punto di domanda perché Dybala non è ancora chiusa, ma siamo molto ben avviati. Questa è la formazione d'oggi. Abbiamo escluso Sanchez e Dzeko, che potrebbero essere sacrificati. Abbiamo poi creato anche una seconda grafica, una seconda formazione con qualche aggiornamento stando alle voci calde del momento, ovvero
soprattutto cambiando la difesa, dove dovesse partire Skriniar potrebbero sbloccarsi gli arrivi di Bremer e Milenkovic, sarebbe una difesa titolare con bastoni Bremer, Milenkovic, alle loro spalle Di Marco, D'Ambrosio, e anche qui andrebbe riempita una casella. Comunque volevo farvi vedere questa formazione per dirvi che, bene o male, secondo me l'Inter sta allestendo una squadra molto molto forte. E poi, come abbiamo detto sempre, il confronto andrà fatto soprattutto con quello che fanno le altre, e le altre non le sto vedendo muoversi in maniera clamorosa al momento. Ho sempre un po' di paura sulla Juventus, che sta andando dritta su Di Maria, sta lavorando su tante altre operazioni, ma al momento l'Inter si sta muovendo in maniera importante e quella che costruisce oggi è un Inter sicuramente molto forte, al netto, come detto, della perdita difficile da digerire di Milan Skriniar. Detto questo, andiamo verso la conclusione. Prima di concludere, però, volevo darvi anche un ultimo flash di mercato che non riguarda direttamente l'Inter, ma in qualche modo riguarda l'Inter, nel senso che attenzione a cosa accade con Zaniolo. Zaniolo, che è di proprietà della Roma, è nel mirino della Juventus. La Juventus potrebbe farsi avanti in maniera importante già nei prossimi giorni, e questo perché ci riguarda da vicino e riguarda l'Inter? Perché l'Inter su Zaniolo ha conservato una percentuale in caso di rivendita del cartellino del calciatore, e quindi se la Juventus dovesse acquistare Zaniolo dalla Roma, all'Inter andrebbe una percentuale di questa operazione. Oggi la Gazzetta dello Sport ha fatto un esempio dicendo che se la Roma vende Zaniolo alla Juventus per 60 milioni di euro, all'Inter vanno circa 9 milioni. Ovviamente dobbiamo concentrarci sulla valutazione del cartellino, non su quanti soldi si spostano. Che cosa significa? Se la Juve dà alla Roma 3 calciatori e solo 20 milioni di euro cash, all'Inter questo non cambia. All'Inter andrà sempre una percentuale legata al valore totale del cartellino, e quindi attenzione anche a questo fattore, perché 8-9 milioni di euro in più in un mercato di questo tipo che sta facendo l'Inter fanno sicuramente la differenza. In chiusura usciamo dal tema mercato, andiamo su altri temi. Volevo darvi un'altra notizia veloce di giornata riguardante la campagna abbonamenti per lo stadio San Siro, con l'Inter che vola verso il tutto esaurito. Quindi se anche voi volete acquistare un abbonamento alla stagione 2022-2023, vi conviene affrettarvi, perché i posti stanno esaurendo molto in fretta. E visto che ho parlato anche di abbonamenti, vi consiglio di dare anche un'occhiata a passioneinter.club, il sito della nostra community del club di Passione Inter, perché lo stiamo rinnovando. Abbiamo aggiunto tante novità e tante sorprese per chi vuole entrare a far parte della community del club di Passione Inter. Per quanto riguarda poi i diritti televisivi e come vedere tutte le partite dell'Inter della stagione 2022-2023, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, stiamo già lavorando proprio in questi giorni ad un nuovo file Excel aggiornato, che poi vi metteremo a disposizione completamente gratis, aperto a tutti voi, e all'interno di questo file troverete tutte le informazioni tra DAZN, Sky, TeamVision, Infinity, eccetera, eccetera, per scoprire come poter vedere tutte le partite dell'Inter in questi abbonamenti così complicati, e soprattutto come potete risparmiare anche il più possibile. Siccome so a tal proposito che molti di voi l'anno scorso, utilizzando il nostro file, hanno poi deciso di abbonarsi utilizzando l'offerta di TeamVision nel mese di luglio, vi avverto, perché se avete ancora in corso l'abbonamento, informatevi già oggi magari con Team, perché proprio ieri ho parlato con un tecnico della Team che mi ha detto che da oggi dovrebbe essere entrata in vigore una nuova offerta che vi dovrebbe permettere di risparmiare attorno ai 10 euro al mese, che sicuramente male non fa. Altrimenti, se non prestate attenzione a questa cosa e non rinnovate, vi partirà in automatico l'aumento, che se non sbaglio da settembre dovrebbe salire attorno ai 29 o 34 euro al mese. Mentre se vi informate già da oggi e parlate con la Team, dovreste riuscire ad ottenere uno sconto, e vi spiegheranno tutto. Comunque voi cominciate ad informarvi, noi cercheremo in questa settimana, anzi vi porteremo in queste settimane il file con tutte le varie combinazioni, le novità di DAZN e tutto il resto. Nel frattempo in descrizione vi lascio anche un link ad un altro file che abbiamo realizzato nei giorni scorsi, all'interno del quale troverete il calendario dell'Inter con tutte le date, la Champions, i sorteggi, le amichevoli e non solo. Lo aggiorneremo poi ogni settimana con risultati, highlights, molto altro, e troverete poi anche qui il link per avere anche l'altro documento con gli abbonamenti televisivi. È gratis, lo trovate in descrizione. Per chiudere, un'altra piccola sorpresa.
Siamo sbarcati come Passione Inter anche su TikTok, veramente da poco, ma stiamo già crescendo molto molto bene, e quindi anche lì da oggi saremo in diretta ogni lunedì alle 15. È un appuntamento aggiuntivo per parlare di Inter. Se vi fa piacere chiacchierare con noi, ci vediamo quindi ogni lunedì alle 15 su TikTok, poi alle 19:30 invece siamo in diretta come ogni giorno su YouTube e Twitch, e alle 22 invece, come sapete, c'è l'appuntamento di ogni lunedì sera nel club di Passione Inter dalle 22 fino a tarda notte. Prima di salutarvi, vi consiglio poi di recuperare un episodio che abbiamo pubblicato sabato, in cui abbiamo fatto un lavoro veramente da pazzi. Siamo partiti da 460 difensori, abbiamo selezionato poi quello che secondo i dati, i numeri e le statistiche sarebbe il miglior sostituto di Skriniar per poter sopperire a questa partenza così pesante. Se non lo avete ancora seguito, ci abbiamo lavorato veramente tantissimo, quindi ci terrei che lo ascoltaste e lo vedeste anche voi. Per chi ci segue in podcast vi lascio il link in descrizione, mentre per chi ci segue su YouTube cliccate qui, mi raccomando, e guardatelo subito.